prima riga un anello magico e 6 maglia bassa, 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tira la codina e qua è la prima riga con 6 maglie bassa, 6 maglie basse. Riga numero 2 lavora 6 aumenti. Un aumento, aumento 2, il terzo aumento, 4, 5, 6. Dovreste avere 12 maglie alle fini di questo giro. Riga 3. Lavora una maglia bassa e un aumento e ripete per 6 volte nella volta, nella riga. Una maglia bassa, un aumento e ripete questa sequenza in un giro. Una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento, una maglia, un aumento, la ultima, una maglia e un aumento. Dovreste avere 18 maglie alle fine di questo giro. Riga 4, lavora 2 maglie basse, 1, 2 e dopo un aumento. Ripetere questa sequenza in tutta la volta e dovreste avere alla fine di questo giro 24 maglie. Riga 5, lavora 3 maglie basse, lavora 3 maglie basse e un aumento e ripetere questa sequenza per 6 volte in giro. 1, 2, 3 e un aumento. Va bene? 1, 2, 3. 1, 2, 3, un aumento. Ripetere in questo giro questa sequenza e alle fine di questo giro dovreste avere 30 maglie. Riga 6, ripetere la sequenza 4 maglie basse e un aumento per 6 volte. Va bene? Alle fine di questo giro dovreste avere 36 maglie. Riga numero 7, lavora per 6 volte 5 maglie basse e un aumento. Dovreste avere, quindi alle fine di questo giro dovreste avere 42 maglie. Riga 8, lavora 6 maglie basse e un aumento per 6 volte in giro. Alle fine di questo giro dovreste avere 48 maglie. Prossima riga, riga numero 9, lavora 7 maglie basse e un aumento per 6 volte. Alle fini di questo giro dovreste avere 54 maglie. Giro numero 10, lavora 8 maglie e un aumento e ripete questa sequenza per 6 volte. Alle fini di questo giro dovreste avere 60 maglie lavorate. Ora lavoriamo 10 giri da 60 maglie basse, dalle riga 11 alle riga 20. Dopo lavorato 10 giri di 60 maglie basse,
Inizia la riga numero 21 con 23 maglie. Poi fa una catenella, salta una maglia e lavora 12 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 maglie basse, una catenella, salta una maglia e lavora 23 maglie basse per finire questa riga. In questa riga di numero 21, creiamo un logo per gli occhi. Va bene? Riga 22, lavora 60 maglie basse. Riga 23, inizia questa riga lavorando 17 maglie basse, poi per 4 volte un aumento e 2 maglie basse. 1, 2. Secondo aumento, 2 maglie basse. 1, 2. Terzo aumento, 2 maglie basse, 1, 2, quarto aumento, 2 maglie basse, 1, 2. Va bene? Ora lavora 2 maglie basse, 1, 2, e ora 2 maglie basse e un aumento per 4 volte. 1, 2, un aumento, il primo aumento. 1, 2, secondo aumento. 1, 2, terzo aumento. E l'ultima volta, 1, 2, quarto aumento. E ora per finire questa riga lavora 17 maglie basse. Alla fine di questo giro dovreste avere 68 maglie. Ora per 4 volte lavora 68 maglie. Riga 24, 25, 26, 26, 27. 4 volte lavorando 68 maglie basse. E ora si può mettere gli occhi nella faccia di nostra bambola. Con la trava di sicurezza. Così. Riga numero 28. Per iniziare questa riga lavora 17 maglie basse e poi per 4 volte lavora una diminuzione e 2 maglie basse. 1, 2, seconda diminuzione, 2 maglie basse, 1, 2, terza diminuzione, 2 maglie basse e la ultima diminuzione e 2 maglie basse. Lavora 2 maglie basse e per continuare per 4 volte
lavora 2 maglie basse e una diminuzione. La prima, 1, 2, la seconda, 1, 2, una, 2, la terza diminuzione e la ultima volta 1, 2, quarta diminuzioni. E per finire questa riga lavora 17 maglie basse. Alla fine di questo giro dovreste avere 60 maglie. E qui abbiamo creato le guance della bambola. Prossima riga, riga numero 29. Iniziamo questa riga lavorando 4 maglie basse e una diminuzione. Poi per 5 volte lavora 8 maglie basse e una diminuzione e per finire la riga 4 maglie basse. Va bene? 4, una diminuzione. Per 5 volte 8 e una diminuzione e per finire 4 maglie basse. Alla fine di questo giro dovreste avere 54 maglie. Riga numero 30, lavora 7 maglie basse e una diminuzione per 6 volte in questo giro. Alla fine di questa riga dovreste avere 48 maglie. Prossima riga, la riga del numero 31, inizia questa riga lavorando 3 maglie basse e una diminuzione e poi per 5 volte lavora 6 maglie basse e una diminuzione e per finire la riga 3 maglie basse. Alla fine di questo giro dovreste avere 42 maglie. Riga 32, lavora per 6 volte 5 maglie basse e una diminuzione. Alla fine di questo giro dovreste avere 36 maglie. Prossima riga, riga numero 33, lavora 2 maglie basse e una diminuzione e poi per 5 volte 4 maglie basse e una diminuzione e per finire la riga 2 maglie basse. Alla fine di questo giro dovreste avere 30 maglie. Ora puoi iniziare a aggiungere l'imbottitura facendo un movimento come questi con i pollici per creare spazio per il collo. È importante mettere bastante abbondante imbottitura, soprattutto nella zona creata per le guance, assicurandosi che non ci siano pieghi sulla testa. Va bene? Non deve avere pieghi sulla testa. Riga numero 34, per 6 volte lavora 3 maglie basse e una diminuzione in questo giro. Alla fine di questo giro dovreste avere 24 maglie. Riga numero 35, in BLO lavora 24 maglie basse. BLO. Guarda come la testa della bambola completamente imbutita, senza pieghi e ben soda. Da questo momento in poi non inserire più imbottitura, va bene? Ora lavora 14 volte di 24 maglie basse. Ci sono 14 volte dalla riga 36 alla riga 49.
lavorando 24 maglie basse. Prossima riga, riga numero 50, lavora per 6 volte, 2 maglie basse e una diminuzione. Alla fine di questo giro dovreste avere 18 maglie. Riga 51 lavora per 6 volte, una maglia bassa e una diminuzione. Alla fine di questo giro dovreste avere 12 maglie. Ora lavora la ultima riga, riga 50, 52, 6 diminuzioni e poi tagliare il filo e bloccarlo. Ora che questa parte della testa è pronta, possiamo inserirla all'interno della testa, in questo modo. Un po' di pazienza. Per fare questi movimenti con i pollici. E pronto. Ora rendiamo la nostra bambola più bella. La prima cosa da fare è immaginare gli occhi come un orologio. Ore 3, ora 3, ora 9. La stessa cosa l'altro occhio. Ore 3, ora 9. Con il filo colore pelle e un ago, inserire il filo in un'area non visibile del viso. Io uso questa area qua. Uscire con il filo alla ora 3 e entrare, lascia un po' qua sotto, e entrare alla ora 9. Fai lo stesso per gli altri occhi. Altro occhio. Per l'altro occhio. Oh! Questo filo deve entrare sotto gli occhi. E qua la stessa cosa. E ritorna con questo filo all'origine. Sotto. Ora puoi tirare le estremità per fare la cavità oculare, la fossa. Quanto le voglie. Quando pronto, fai un nodo per fermare questa parte. Ora per i colori degli occhi, nuovamente immagina un orologio, ora 5, ora 7,
ora 4, ora 8 è meglio. Ora 4, ora 8. Va bene? Con i colori che desideri, verdi, blu, marrone. Un pezzo del colore deflato in colore che desideri, un pezzo deflato in colore che desideri, inserire il filo in un'area non visibile del viso, uscendo alle ore 4, alle ore 4, qua, e entrare alle ore 8. Fare la stessa cosa per l'altro occhio, uscendo ora 4, entrando ora 8. Ritorna con questo filo all'origine. E se puoi bloccarlo. Non è necessario tirare la codina, solo fai un nudo e è pronto. Ora la parte bianca degli occhi, immagina la ora 2 e la ora 4, la ora 10, la ora 8. Lo stesso per l'altro occhio, ora 2, ora 4, ora 10, ora 8. Con un pezzo del filo colore bianco nella parte non visibile, uscendo alle ore 4, alle ore 4, entra alle ore 2, uscendo alle ore 10. Se non è possibile, non è facile, fai una pausa in un'altra parte del viso e ritorna. Di questo modo. E la stessa cosa per l'altro occhio. E ritorna con il filo all'origine per bloccarlo. Questa è piccola,
devo rifare questa parte perché è diverso dall'altro. Nuovamente immagina un orologio, ora 2, ora 3, salta 2 maglie, ora 9, salta 2 maglie, ora 10, salta una maglia, ora 2, salta una maglia. Con un filato colore nero o marrone esci alle ore 10, entra alle ore 3. Lo stesso per l'altro occhio. Ritorna per fare le ciglia. Fa anche le sopracciglia usando la larghezza degli occhi come riferimento. 1, 2, 3, 1, 2, 3, larghezza degli occhi, 1, 2, 3 o 4, una riga sotto. 1, 2, 3, la stessa riga, una sopra è meglio. 1, 2, 3, 4, riga sotto. E ora con il stesso filo fa la sopracciglia. La prima,
la seconda. Ora puoi tornare con il filo all'origine per bloccarlo. E così gli occhi è pronto. Per disegnare il naso, trova la riga che non è utilizzata per gli occhi. Questa riga non serve, la riga sotto è questa. Trova il centro del viso in questa riga, salta 2 maglie, salta 2 maglie, 2 o 3 maglie per fare il naso, va bene? Prova se è al centro del viso. E ora con un peso colore di filato colore pelle il mago. In questa parte e scendo nel primo spille. Fa 3-4 volte di un'estremità all'altra. Una, due, tre, penso che una di più va bene. E ora con lo stesso filato fai questo movimento per coprire tutto questo filato qua, questi filati qua, questa volta. Non lo so come dire, ma questa è la cosa, questo è il movimento che deve fare. Cobrindo. Tutti. Quando finito, ritorna con il filo all'origine per bloccarlo. Ora per fare le orecchie devi saltare 8 maglie delle ora 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una maglia sotto e una maglia sopra. Uno, due, qua alle ora 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una maglia sopra e una maglia sotto. Aggiusta la lunghezza. E ora con il filo colore pelle inserire e fare la stessa cosa del naso, 3 volte, 2, 3 volte qua.
1, 2, 3. Con l'uncinetto fai una catenella, una maglia bassa, 2 mezze maglie alte, 1, 2 e una maglia bassa. Ritorna con il filo all'origine per bloccarlo. Deve fare la stessa cosa per l'altro orecchio. Uno, due, tre, con l'uncinetto fai una catenella, una maglia bassa, 2 mezze maglie alte, 1, 2, una maglia bassa per finire e ritornare con questo filo all'origine. E così le orecchie sono pronti. Questa grammatica che il plurale si diventa femminile, il singolare è maschile, è difficile. Mi dispiace se sbaglio. E così il viso è pronto. Ora un po' di trucco per diventare più bella. E ora che la testa è pronta, possiamo attaccarla al corpo usando filato colore pelle e un ago. Inserire nella gola 3 o 4 volte sotto della ultima riga.
e fai 3 o 4 volte con un'estremità del filo e dopo con l'altra. Non c'è problema qua di lasciare brutto perché questa parte è nascosta nella testa. Un po'. Un'estremità e ora la stessa cosa con l'altra. 3 o 4 volte è sufficiente. E ora, usando l'anello magico come riferimento, inserire nella testa, in questa parte, uscendo qua, e l'altra estremità uscendo in un punto, in un luogo diverso dalla prima. Tira la codina per inserire il collo nella testa. E ora si può fermare questo filo, puoi fare un nudo e nascondere nella testa la parte così e l'altra estremità. Ok. Per iniziare, lavora un anello magico e 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Riga 2, lavora 6 aumenti. Primo aumento, secondo, terzo, quarto, quinto e l'ultimo. Alla fine di questa riga numero 2, dovreste avere 12 maglie. Riga numero 3, lavora in BLO, una maglia bassa e un aumento 6 volte in questo giro. In BLO, una maglia bassa e un aumento. Alla fine di questo giro dovreste avere 18 maglie. Riga numero 4, in BLO lavora 2 maglie basse, 1,
2 e poi un aumento per 6 volte in questo giro. 2 maglie basse, un aumento, sempre in BLO. Una maglia bassa, 2 maglie bassa, un aumento. Alla fine di questo giro dovreste avere 24 maglie. Prossima riga, riga numero 5, lavora per 6 volte in questo giro, 3 maglie basse e un aumento. Alla fine di questo giro dovreste avere 30 maglie basse, 30 maglie. Prossima riga, riga numero 6, lavora per 6 volte in questo giro, 4 maglie basse e un aumento. Alla fine di questo giro dovreste avere 36 maglie. Ora iniziamo a lavorare la prima volta di ciocchi. Ci saranno 36 ciocchi e le prime, che saranno davanti al viso, hanno dimensioni diverse. Ciocca numero 1, lavora una maglia bassissima e poi 35 catenelle. 35 catenelle, salta la prima catenella, lavora una maglia bassissima, 2 maglie basse, 1, 2, un aumento. Ora per 3 volte lavora due mezze maglie alte e un aumento in mezze maglie alte. Una mezza maglia, due mezza maglia e un aumento in mezza maglia. Il primo aumento. Una, 2 e secondo aumento. Una, 2, 2 e il terzo aumento. Ora per finire questa ciocca lavora 21 mezza maglia alta. Seconda ciocca, lavora una maglia bassissima, e ora 28 catenelle. 28 catenelle, salta la prima catenella, lavora una maglia bassissima. Ops, è bruttissima. Una maglia bassissima, 2 maglie basse, una, 2 e un aumento in maglie basse, in maglia bassa, va bene? Ora per 3 volte lavora 2 mezza maglia e un aumento in mezza maglia, una, 2 e un aumento, il primo aumento. Una, 2, il secondo aumento e 1, 2, il terzo aumento. Poi lavora 14 mezza maglia alta. 14 mezza maglia alta. Ciocca 3, lavora una maglia bassissima e poi 26 catenelle. 1, 2, 3, 26 catenelle.
26 catenelle, salta la prima catenella, lavora una maglia bassissima, una maglia bassissima, oh. Ora 2 maglie basse, un aumento in maglia bassa. Ora per 2 volte lavora 2 mezza maglia alta e un aumento in mezza maglia alta. 2 mezza maglia alta e un aumento in mezza maglia alta. E per finire questa ciocca lavora 15 mezza maglia alta, 15 mezze maglie alte. Ciocca numero 4, fai una maglia bassissima e poi 23 catenelle. 23 catenelle, salta la prima catenella e lavora una maglia bassissima, 2 maglie basse, 1, 2 e un aumento in maglia bassa. Ora per 2 volte lavora 2 mezze maglie alte e un aumento in mezza maglia alta. 1, 2 e l'aumento, 1, 2, l'aumento. E per finire questa ciocca lavora 12 mezze maglie alte. Mezze maglie alte. Ciocca numero 5, lavora una maglia bassissima, 17 catenelle, 1, 2, 3, 4, 17. 17 catenelle, ora lavora 2 maglie bassissime, 2 maglie bassissime, 1, 2, ora 2 maglie basse, 1, 2 e per finire la riga 12 mezze maglie alte. Riga numero 6, lavora una maglia bassissima e 15 catenelle. 15 catenelle, salta la prima maglia, la prima catenella, lavora 2 maglie bassissime, 1, 2, 2 maglie basse, 1, 2 e per finire questa ciocca lavora 10 mezze maglie alte. Ciocca numero 7, lavora una maglia bassissima, ora 28 catenelle. 28 catenelle, salta la prima catenella, lavora una maglia bassissima, 2 maglie basse, 1, 2, un aumento in maglia bassa. Ora per 3 volte lavora 2 mezze maglie alte e un aumento in mezze maglie alte. 1, 2,
primo aumento, 1, 2, secondo aumento, 1, 2, terzo aumento. E per finire questa ciocca lavora 14 mezze maglie alte. Ciocca numero 8, lavora una maglia bassissima, 30 catenelle, 30 catenelle, salta la prima catenella, lavora una maglia bassissima, 2 maglie basse, 1, 2, per 3 volte 2 maglie basse e 2 mezze maglie alte e un aumento in mezze maglie alte. 2 mezza, un aumento in mezza. 2 mezza, 1, 2 e secondo aumento, 1, 2 e il terzo aumento. Ora per finire questa ciocca lavora 16 mezze maglie alte. Prossima ciocca, ciocca di numero 9, lavora una maglia bassissima, 37 catenelle. 37 ciocche, salta la prima ciocca, la prima catenella, lavora una maglia bassissima, 2 maglie basse e un aumento in maglia bassa. Ora per 4 volte lavora una maglia alta, una mezza maglia alta, 2 mezze maglie alte e un aumento in mezza maglia. Il primo aumento, la seconda 1, 2, secondo aumento, la terza volta 1, 2, il terzo aumento e la ultima volta 1, 2, quarto aumento. E per finire questa ciocca lavora 20 mezze maglie alte. Ora lavora 27 ciocchi della stessa misura. Una maglia bassissima, sono tutti uguali, va bene? Una maglia bassissima, 40 catenella, 40 catenelle, 40 catenelle, salta la prima catenella e poi una maglia bassissima, 2 maglie basse, un aumento in maglie basse, maglia bassa, ok? Ora per 5 volte lavora 2 mezza maglia e un aumento in mezza maglia per 5 volte. La prima, una mezza, 2 mezze e un aumento. La terza,
una mezza, 2 mezze e un aumento. La quarta, una mezza, 2 mezze e il quarto aumento. E la ultima, una mezza, 2 mezze e un aumento. E ora per finire gli ciocchi, 20 mezze maglie alte, va bene? 27 uguali a questa ciocca. E quando finita la ciocca di numero 36, se puoi tagliare il filo e fermarlo. Per la seconda riga di ciocchi useremo gli anelli disponibili della terza e quarta riga. Ci sono 30 anelli per 30 ciocchi, tutti della stessa misura. Iniziamo qua. Fai 40 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 40 catenelle. Qua 40 catenelle, salta la prima catenella, lavora una maglia bassissima, 2 maglie basse, 1, 2, un aumento in maglie basse e ora per 5 volte lavora 2 mezza maglie, 1, 2 e un aumento in mezza maglia. Per 5 volte ripeti questo, due mezza maglie e un aumento in mezza maglia per 5 volte e per finire la ciocca 20 mezza maglia alta. E qua la prima ciocca è pronta, ora continua a lavorare le altre 29 ciocche della stessa misura, va bene? Ho appena finito la seconda riga dei ciocchi e questo è il risultato. Ci sono due punti di riferimento per attaccare i capelli alla testa. Il primo punto di riferimento è l'anello magico dei capelli con l'anello magico della testa. Il secondo punto di riferimento è la ciocca più piccola, questa qua, che deve restare sopra l'occhio. Devi attaccare e incollare solo ciò che è necessario alla testa. Guarda, questi ciocchi sono della prima riga e sono liberi, dando più volumi e movimento ai capelli della bambola. Sembra una pubblicità di shampoo, ma non lo so, non lo è. Ora il lavoro è posizionare i capelli sulla testa con l'aiuto di spilli, come ho fatto, e incollare i cuscini o entrambi.